La recessione economica è un periodo di tempesta per le imprese, proprio come un temporale estivo improvviso. Può cogliere impreparate anche le realtà più solide. Le aziende si trovano ad affrontare venti contrari. I consumi calano, l'attività economica si contrae. In questo scenario, gestire con attenzione i flussi di cassa e la liquidità diventa cruciale per la sopravvivenza. Immaginate una barca in mare aperto. La liquidità rappresenta le riserve di acqua e viveri a bordo. I flussi di cassa sono come il vento che gonfia le vele, consentendo alla barca di avanzare. Con la bonaccia, o peggio con il vento contrario, le scorte diminuiscono rapidamente. Senza una gestione attenta, la nave rischia di arenarsi. Le imprese, durante una recessione, devono adottare strategie simili a quelle di un equipaggio in difficoltà. Devono razionalizzare le risorse, ottimizzare i processi e prepararsi ad affrontare un periodo di vacche magre. Solo così potranno superare la tempesta e raggiungere porti più sicuri. Durante una recessione, le aziende si trovano ad affrontare una serie di sfide finanziarie complesse. La diminuzione della domanda si traduce in una riduzione delle vendite e dei ricavi. I clienti, a loro volta, potrebbero ritardare i pagamenti o, peggio ancora, non onorare i propri debiti. Questo crea un effetto domino che mette a dura prova la liquidità aziendale. Inoltre, l'accesso al credito diventa più difficile. Le banche, a loro volta colpite dalla crisi, stringono i cordoni della borsa e concedono finanziamenti con più riluttanza. Questo limita ulteriormente la capacità delle aziende di investire, crescere e persino di coprire le spese correnti. In questo contesto, una gestione efficace dei flussi di cassa e della liquidità non è solo importante, ma diventa una questione di sopravvivenza. Le aziende devono essere in grado di prevedere e gestire le proprie entrate e uscite in modo accurato. Devono identificare e mitigare i rischi finanziari, garantendo al contempo la disponibilità di risorse sufficienti per far fronte agli impegni finanziari a breve termine. Una delle leve principali su cui le aziende possono agire per migliorare la gestione della liquidità è l'ottimizzazione del ciclo di fatturazione e incasso dei crediti. Spesso, ritardi nell'emissione delle fatture o nella riscossione dei pagamenti possono creare veri e propri colli di bottiglia finanziari. Innanzitutto, è fondamentale emettere le fatture in modo tempestivo e preciso, seguendo un processo chiaro e standardizzato. Questo permette di ridurre al minimo errori e ritardi, accelerando il processo di pagamento. Inoltre, è importante instaurare un sistema di monitoraggio dei crediti efficace. Tenere traccia delle scadenze e inviare solleciti puntuali può fare la differenza tra un pagamento puntuale e un ritardo significativo. Infine, offrire ai clienti diverse opzioni di pagamento, come il bonifico bancario, la carta di credito o le piattaforme di pagamento online, può incentivare pagamenti più rapidi e ridurre l'incertezza legata ai tempi di incasso. Un flusso di cassa costante e prevedibile è linfa vitale per un'azienda, soprattutto in tempi di recessione. Per fortuna, oggi le aziende non sono sole nell'affrontare le sfide della gestione finanziaria. Esistono numerosi software e tecnologie che possono fornire un valido aiuto nella navigazione delle acque tempestose della recessione. I software di contabilità e gestione finanziaria, ad esempio, permettono di automatizzare molte delle attività più complesse e dispendiose in termini di tempo. Dalla generazione delle fatture alla gestione dei pagamenti, dalla creazione di report finanziari dettagliati all'analisi dei dati, questi strumenti offrono un controllo preciso e puntuale sulla situazione finanziaria dell'azienda. Esistono poi piattaforme specializzate nella gestione del credito e nell'analisi del rischio di credito dei clienti. Queste piattaforme permettono di valutare l'affidabilità dei clienti, minimizzando il rischio di mancati pagamenti e perdite finanziarie. L'adozione di queste tecnologie può fare la differenza tra una gestione reattiva, che subisce gli eventi, e una gestione proattiva, capace di anticipare e mitigare i rischi. Razionalizzare le scorte. Efficienza del capitale in tempi difficili.
In tempi di recessione, la gestione efficiente delle scorte diventa un'arma strategica per la sopravvivenza e il successo delle aziende. Le scorte, infatti, rappresentano un investimento di capitale immobilizzato che incide sulla liquidità aziendale. Un eccesso di scorte genera costi di magazzinaggio, obsolescenza e, in ultima analisi, perdite economiche. Al contrario, una carenza di scorte può comportare ritardi nelle consegne, mancate vendite e clienti insoddisfatti. Per questo motivo è fondamentale adottare strategie che permettano di ottimizzare i livelli di scorte, garantendo al contempo la capacità di rispondere alla domanda del mercato. Tecniche di analisi previsionale, basate su dati storici e trend di mercato, possono aiutare a stimare la domanda futura e a pianificare gli ordini in modo più accurato. Sistemi di gestione delle scorte just in time permettono di ridurre al minimo i livelli di scorte, ricevendo i materiali e i prodotti solo quando necessario per la produzione o la vendita. Gestire le spese, tagli mirati e ottimizzazione dei costi. In un periodo di recessione, ridurre le spese diventa un imperativo categorico. Ma attenzione! Non si tratta di tagli indiscriminati che possono danneggiare l'operatività e la capacità di ripresa dell'azienda. Si tratta invece di identificare ed eliminare gli sprechi, rinegoziare i contratti con i fornitori e ottimizzare i processi interni per massimizzare l'efficienza. Un'analisi accurata dei costi aziendali può rivelare aree di intervento prioritario. Ad esempio, si possono identificare fornitori alternativi che offrono condizioni più vantaggiose, rinegoziare i contratti esistenti o consolidare gli acquisti per ottenere sconti quantità. Si può valutare la possibilità di esternalizzare alcune attività non strategiche, riducendo i costi fissi e migliorando la flessibilità aziendale. Anche l'ottimizzazione dei processi interni può portare a significativi risparmi. L'implementazione di tecnologie digitali, ad esempio, può automatizzare attività manuali e ripetitive, liberando tempo e risorse che possono essere dedicate ad attività a maggior valore aggiunto. Investire in formazione e sviluppo del personale può migliorare l'efficienza e la produttività, riducendo gli sprechi e gli errori. Preservare la liquidità. Strategie per proteggere e generare risorse vitali. La capacità di un'azienda di generare liquidità e di gestirla in modo efficiente è fondamentale per la sua sopravvivenza, soprattutto in tempi di recessione. La liquidità rappresenta l'ossigeno per un'azienda, permettendole di far fronte agli impegni finanziari a breve termine, come il pagamento degli stipendi, dei fornitori e delle tasse. Oltre alle strategie già menzionate, come l'ottimizzazione del ciclo di incasso dei crediti e la riduzione dei costi, esistono altre misure che le aziende possono adottare per preservare e generare liquidità. Ad esempio, si può valutare la possibilità di cedere attività non strategiche o di ottenere finanziamenti a breve termine, come lo sconto di fatture o l'apertura di linee di credito. Inoltre, è importante rivedere i termini di pagamento con i fornitori, cercando di ottenere dilazioni di pagamento più vantaggiose. In alcuni casi, si può valutare la possibilità di rinegoziare i debiti esistenti, ottenendo una riduzione degli interessi o una dilazione dei pagamenti. La bussola della ripresa. Previsione e pianificazione finanziaria strategica. In un periodo di grande incertezza economica, come quello che caratterizza una recessione, la capacità di prevedere e pianificare diventa fondamentale per il successo aziendale. Le aziende che riescono ad anticipare i cambiamenti del mercato, a valutare i rischi e le opportunità e ad adattare di conseguenza le proprie strategie, avranno maggiori probabilità di superare la crisi e di uscirne rafforzate. La creazione di un piano finanziario dettagliato, che tenga conto di diversi scenari economici, è il primo passo per una gestione efficace della crisi. Questo piano dovrebbe includere proiezioni realistiche sui ricavi e sui costi, un'analisi dettagliata dei flussi di cassa e un piano di azione per far fronte a eventuali carenze di liquidità. Inoltre, è importante monitorare costantemente l'evoluzione della situazione economica e finanziaria, sia a livello macroeconomico che di settore, e aggiornare il piano finanziario di conseguenza. La flessibilità e la capacità di adattamento
sono essenziali per navigare con successo le acque turbolente della recessione. Relazioni solide come ancore. L'importanza dei fornitori e dei creditori. In tempi di bonaccia, la relazione con fornitori e creditori può sembrare un aspetto secondario. Ma quando si scatena la tempesta della recessione, queste relazioni si rivelano preziose ancore di salvezza. Un rapporto di fiducia e collaborazione con i fornitori può tradursi in dilazioni di pagamento più lunghe, consegne più flessibili e, in alcuni casi, anche in sconti sui prezzi. Allo stesso modo, mantenere un dialogo aperto e trasparente con i creditori, informandoli tempestivamente di eventuali difficoltà finanziarie, può facilitare la rinegoziazione dei debiti e prevenire azioni legali che potrebbero mettere a repentaglio la sopravvivenza dell'azienda. Costruire relazioni solide richiede tempo e impegno, ma i benefici che ne derivano, soprattutto in tempi di crisi, sono incommensurabili. La lealtà, la trasparenza e la comunicazione costante sono gli ingredienti essenziali per creare un clima di fiducia reciproca, che può fare la differenza tra superare la tempesta e naufragare. Prepararsi alla ripresa. Come le strategie di recessione alimentano la crescita futura. Superare una recessione è una prova impegnativa per qualsiasi azienda, ma le difficoltà possono trasformarsi in opportunità di crescita e di consolidamento. Le aziende che hanno saputo adattarsi al nuovo contesto economico, razionalizzando i costi, ottimizzando i processi e rafforzando le relazioni con i propri stakeholder, si troveranno in una posizione di vantaggio quando la tempesta sarà passata e l'economia ricomincerà a crescere. Le strategie adottate durante la recessione, come l'attenzione ai costi, l'efficienza operativa e la gestione oculata della liquidità, non perdono la loro validità con la ripresa economica. Anzi, diventano la base solida su cui costruire una crescita sostenibile e profittevole. Inoltre, la recessione può rappresentare un'opportunità per ripensare il proprio modello di business, per esplorare nuovi mercati o per lanciare nuovi prodotti e servizi. Le aziende che sapranno cogliere queste opportunità, uscendo dagli schemi precostituiti e innovando con coraggio, potranno emergere dalla crisi più forti e competitive di prima. Conclusione. Navigare con successo. Le acque turbolente della recessione. La recessione economica è una sfida complessa e impegnativa per le aziende di ogni dimensione. Tuttavia, con una gestione oculata delle finanze, un'attenta pianificazione e una buona dose di flessibilità, è possibile non solo superare la tempesta, ma anche uscirne rafforzati. Come un equipaggio esperto che affronta una burrasca, le aziende devono mantenere la calma, utilizzare al meglio gli strumenti a loro disposizione e fare affidamento sulla forza delle relazioni con i propri stakeholder. Solo così potranno navigare con successo le acque turbolente della recessione e approdare in porti più sicuri e prosperi.